Specialist IT! Ciao a tutti e soprattutto ciao a te che stai guardando questo video adesso, bentornato! Oggi parliamo di una funzionalità molto in voga di cui si è parlato molto negli ultimi tempi, ovvero Intune Multi-Admin Approval. Che cos'è il Multi-Admin Approval? Una funzionalità che ti permette di fare in modo che un secondo amministratore debba approvare delle operazioni, tipicamente quelle più delicate, prima che queste siano effettivamente attive o vengano eseguite. Multi-Admin Approval quindi è un metodo di controllo, un ulteriore layer di sicurezza sulle operazioni più a rischio del tuo tenant, come per esempio il wipe dei dispositivi, eccetera eccetera. Come sempre, prima di partire a mettere le mani sul portale, facciamo una panoramica ad alto livello sui requisiti, sui concetti fondamentali da comprendere prima di implementare il tutto. Requisito numero 1. Tutti gli attori in gioco, vedremo tra poco chi sono, è opportuno che abbiano la licenza di Microsoft Intune, è sufficiente il piano 1. Dico è opportuno perché in realtà si potrebbero usare degli admin senza licenza, ma in realtà si va incontro ad alcune limitazioni, quindi dal mio punto di vista è meglio che gli utenti, gli attori in gioco abbiano la licenza. È sufficiente Intune piano 1. Requisito numero 2, molto semplice, i client devono essere gestiti da Microsoft Intune. Requisito numero 3, ritorniamo ai nostri attori in gioco, a tutti gli utenti, gli admin coinvolti in questo processo, devono avere dei permessi specifici a livello di tenant, a livello di RBAC, eccetera eccetera, ma lo vediamo tra poco. Per tutti gli altri dettagli e approfondimenti, come sempre ti lascio documentazione, studiala! Ok, abbiamo visto i requisiti, ora vediamo un concetto molto importante prima di partire, ovvero chi sono gli attori in gioco in questo processo, perché essendo un'approvazione abbiamo più persone, più admin coinvolti durante tutto il flusso. Attore numero 1, l'Access Policy Administrator, ovvero quell'amministratore che ha il potere di creare le policy di Multi-Admin Approval, quindi è colui che crea la policy che serve per proteggere i device wipe, l'assegnazione degli script, eccetera eccetera. Attore numero 2 coinvolto in questo processo, l'Admin Approver, ovvero il secondo paio di occhi, diciamo così, la persona che riceve la richiesta di fare certe operazioni ed è colui che può approvarle o rifiutarle. Attore numero 3, il Change Requestor, ovvero chi effettivamente sul portale di Intune fa richiesta di eseguire una certa operazione, per esempio un wipe. Questi tre attori interagiscono tra loro in un modo molto preciso in una certa sequenza che andremo a vedere tra poco. Pronti? Andiamo! Ok, finalmente mettiamo le mani in pasta sul portale. Prima operazione da fare, creiamo un gruppo di tipologia security su Microsoft Entra. Questo è il gruppo degli approver, ovvero qui dentro ci va chi può approvare cosa. Vediamo. Ok, andiamo al secondo step da effettuare nella configurazione di tutto il flusso. Questo passaggio può sembrare poco intuitivo, ma dopo ti spiego perché è fondamentale. Come secondo step, ora dobbiamo associare il gruppo di approver ad un ruolo RBAC di Intune. Ciao! Questo è il me stesso futuro che sta editando, sta montando il video di Intune Multi-Admin Approval. Durante il montaggio mi sono accorto forse di non essere stato sufficientemente chiaro su un paio di punti che invece sono fondamentali, ovvero i permessi che devono avere gli approver e gli Access Policy Manager, quindi chi crea la policy. Iniziamo a chiarire che permessi deve avere l'approver. L'approver sostanzialmente deve avere due cose. Prima di tutto deve poter leggere, quindi avere permessi di lettura su tutti gli oggetti, policy, configurazioni che deve approvare. Seconda cosa, se non è un Intune Administrator, e quindi avrebbe già i permessi di suo per fare tutto, quindi se non è un Intune Administrator, deve avere un permesso di RBAC specifico che si chiama, lo leggo qui dalla documentazione, Approval for Multi-Admin Approval. Quindi tutto questo tradotto che cosa significa? Hai due opzioni. La prima opzione è, se il tuo approver è un Intune Administrator, non hai bisogno di creare un nuovo ruolo RBAC ad hoc, ti basta prendere il gruppo creato al passaggio numero 1 e associarlo a un ruolo RBAC qualunque, anche per esempio per assurdo il read-only operator, come ho fatto io nel video. Caso numero 2, se il tuo approver non è
un Intune Administrator, e in realtà è la cosa consigliata, allora dovrai associare il gruppo degli approver a un ruolo RBAC fatto ad hoc, che deve avere ovviamente le caratteristiche che ti ho detto prima, quindi lettura e permesso di multi-admin approval. Un'idea potrebbe essere clonare il ruolo built-in di read-only operator e aggiungerci la parte di multi-admin approval. Questa potrebbe essere un'idea. La domanda quindi è: perché nel tuo video non ci hai fatto vedere questo? Perché ho usato un Intune Administrator. So che non è la buona pratica, l'ho fatto solo perché è un laboratorio, l'ho fatto solo per farti vedere che è importante associare in ogni caso un gruppo di approver a un ruolo RBAC, e banalmente perché non avevo abbastanza licenze per coprire tutti quanti, quindi ho dovuto fare delle scelte. Tutto chiaro? Spero di sì. Andiamo avanti con il video. La cosa importante è che il gruppo di approver sia associato ad un ruolo RBAC. Questo perché se non si associa il gruppo di approver al ruolo RBAC, la membership del gruppo degli approver viene pulita. Quindi cosa succede? Gli amministratori escono dal gruppo, vengono puliti dal gruppo automaticamente da Intune e il flusso smette di funzionare senza che tu sappia perché. Quindi mi raccomando, anche se sembra poco intuitivo, bisogna sempre associare il gruppo al ruolo RBAC. Io per questo esempio, per questo video, ho usato il read operator. Vediamo. Terzo passaggio, finalmente siamo al cuore di tutto il flusso, ovvero la creazione della policy, dell'access policy di multi-admin approval. Eccomi qui per il secondo chiarimento. In questo caso parliamo dei permessi che deve avere l'access policy manager, ovvero la persona, l'admin, che crea e modifica le policy di multi-admin approval. Anche in questo caso hai due opzioni. Se il tuo Access Policy Manager è un Intune Administrator, allora in realtà non ci sarà bisogno di creare ruoli RBAC ad hoc, perché puoi già fare tutto quello che serve. Se invece l'Access Policy Manager non dovesse essere un Intune Administrator, allora bisogna creare un ruolo RBAC di Intune ad hoc con 4 permessi: Create Access Policy, Read Access Policy, Update Access Policy e Delete Access Policy. In ogni caso trovi tutti i dettagli nella versione testuale del video sul mio sito itspecialist.news. Guardate la versione testuale e la documentazione allegata per tutti i dettagli. Ciao! In questo caso io, come amministratore delle policy, ho deciso di creare una policy per proteggere il wipe dei dispositivi, un'operazione molto delicata e un esempio secondo me perfetto per mostrare le funzionalità di multi-admin approval. Vediamo come. Ok, abbiamo creato la policy, ma se hai notato la policy non è ancora attiva, e qui c'è un altro concetto forse non proprio intuitivo da questo punto di vista. Anche la creazione delle policy di multi-admin approval devono essere approvate. La policy che abbiamo creato adesso quindi non è ancora attiva perché deve essere approvata dall'approver. Andiamo a vedere come si fa dal punto di vista dell'approver.
Visto? L'approver va nel portale, nella sezione Admin Task, trova la richiesta da approvare, mette eventualmente una nota e poi decide se approvarla o rifiutarla. Attenzione, non è ancora finita, perché la policy in questo momento è stato approved, approvata. Non è ancora finita, non è ancora effettiva. Una policy, e questo in realtà questo concetto vale anche per le operazioni di wipe eccetera eccetera, nel flusso di multi-admin approval, per essere effettiva la configurazione, la richiesta deve essere in stato complete, quindi deve essere completata. Chi completa il giro? Chi ha richiesto la policy. Quindi ritorniamo dal punto di vista dell'admin dell'access policy e chiudiamo il giro andando a completare la richiesta approvata. Ok, allora adesso abbiamo creato una policy di protezione dei wipe. Vediamola all'opera. Quindi cambiamo ulteriormente punto di vista, mettiamoci nei panni del terzo attore, quindi il change requestor, che nel nostro caso è Hazel English, la nostra amica Hazel English che è un operatore di helpdesk. Quindi lei non è un admin con elevati privilegi su Intune, ma è semplicemente un operatore di helpdesk che deve riassegnare un PC e quindi deve fare un wipe. Vediamo quindi dal punto di vista di Hazel English, l'operatrice di helpdesk, che cosa succede. Visto? Non parte nulla. Hazel in realtà ha fatto partire solamente una richiesta di approvazione per fare il wipe di quel dispositivo. Il wipe non sarà effettivo e non partirà sul dispositivo fino a quando la richiesta non sarà prima approvata e poi completata. Adesso vediamo come. Cominciamo a vedere l'approvazione lato approver. Perfetto, la richiesta è stata valutata dall'approver come lecita e quindi aggiunta una nota, ha approvato il wipe del dispositivo. Come dicevo prima però la richiesta è approved, quindi non è ancora effettiva. Che cosa dobbiamo fare? Hazel dovrà tornare sul portale, andare nella parte di admin task e chiudere il giro completando la richiesta. Vediamo come. Come ti dicevo prima, quindi solo con lo stato completed l'operazione è effettiva, inizia effettivamente. Vediamo cosa succede sul client. Moments later.
Perfetto, il dispositivo ora viene resettato, il flusso ha funzionato esattamente come ci aspettavamo. Il wipe che abbiamo visto oggi è solo una delle operazioni che si possono proteggere con Multi-Admin Approval. Abbiamo detto wipe, assegnazioni di script, la creazione stessa delle policy e tante altre operazioni ritenute delicate per il tuo tenant. Multi-Admin Approval, come dicevo prima, è uno strumento di sicurezza, di controllo, ma soprattutto di governance. È chiaro che questo tipo di approvazione, di multi-approvazione, può rallentare da certi punti di vista l'operatività quotidiana. Quindi, oltre all'implementazione tecnica, come sempre è importante definire un flusso efficace di modo che le operazioni non siano rallentate, di modo che questo non diventi un collo di bottiglia. Come sempre, allegato nella descrizione o nella versione testuale di questo video troverai tutta la documentazione utile ad approfondire. Mi raccomando, studiala, studiala, studiala! Grazie mille per essere arrivato in fondo anche a questo video. Era un po' che non pubblicavo video, scusatemi, ma la stagione degli eventi quest'anno è furiosa e quindi ci ho messo un po' a trovare l'ispirazione, a trovare anche il tempo fisico di girare un nuovo tutorial. Grazie ancora per essere qui e per seguirmi. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti ad itspecialist.news, la mia newsletter dove pubblico anche video tutorial come questo che stai vedendo direttamente nella tua inbox, senza l'intermediazione di algoritmi social o cose strane che ti fanno perdere le cose. Un saluto enorme a te che hai visto questo video e a tutta la community di itspecialist.news. A presto, mitici!